Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda metà di dicembre 2023. Bene, abbiamo la carta del sole, amici dei gemelli. Quando c'è il sole si parla sempre di amicizie, si parla di prosperità, si parla di azione, di chiarezza mentale. Insomma, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Ci sono anche i link alle previsioni del 2024 e al corso di tarocchi di gennaio 2024. Bene, andiamo a vedere l'energia. Vi ricordo che è una lettura generale, quindi può risuonare come lavoro, come famiglia, come una lettura romantica. Io cercherò di dare vari esempi. Allora, partiamo col mondo, un 2 di spade, un 2 di pentacoli, un 6 di bastoni, un 5 di coppe, un 4 di coppe e un 6 di coppe. Che interessante, 4, 5, 6 di coppe. Allora ragazzi, partiamo da un compimento, da una fine ciclo. Nel senso, quando c'è il mondo si è concluso un ciclo, si sta concludendo un ciclo. È anche una carta che ci parla di viaggi, di traslochi, di movimento, di spostamento, comunque parla di una distanza. E questo 2 di spade mi dice che probabilmente qualcuno è davanti a un bivio, è come se doveste effettuare una scelta. Può essere che sia il momento dove arrivi finalmente un risultato e che da lì dobbiate effettuare una scelta. Andiamo a vedere carta per carta. Mondo. Wow, una bella ruota della fortuna, ragazzi. Qui qualche cosa per destino sta per succedere. Se non è già successo, succederà a breve. Allora abbiamo ruota della fortuna, temperanza, 2 di spade nuovamente, 8 di spade e 9 di bastoni. È come se per riuscire ad effettuare questa chiusura a ciclo doveste effettuare questa scelta, perché il 2 di spade parla di un bivio e anche qui ce l'avete. Però qualcosa mi dice che qui è come se non riusciste a trovare una via d'uscita e quindi in questo momento è come se, diciamo, o arrivate da una fase dove vi siete difesi fino ad adesso, però adesso è come se fosse arrivato un risultato, nonostante il fatto. Ho come anche l'idea che siate voi che dobbiate scegliere per chiudere questo ciclo e smettere di difendere, perché comunque quando c'è il 9 di bastoni c'è sempre una certa stanchezza arretrata. Vi dirò, è vero che la temperanza è al contrario, quindi non è ancora avvenuto un riequilibrio della situazione, però è anche vero che anche l'8 di spade e il 2 di spade sono al contrario, quindi state iniziando a vedere chiaro. Il processo di trasformazione, di trasmutazione sta avvenendo. Andiamo a vedere il 2 di spade. Abbiamo la forza e la sacerdotessa. Mm. Sì, si inizia a intravedere una soluzione per il futuro, ma non è ancora del tutto chiara
e soprattutto per qualcuno come l'idea che non vi fidiate di voi stessi, delle vostre capacità di riuscire. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Nove di coppe e sole. È un po' come se il bivio probabilmente potrebbe essere tra sto dove sono o colgo questa occasione fantastica che mi permette di crescere, perché è come un qualche cosa che per destino vi arriva, un dono, e qui sta a voi coglierlo o no. Anche se magari in questo momento le idee non sono ancora chiare, andiamo a vedere se di bastoni. Fante di spade e 6 di spade. Allora, ho molto chiaro, cioè la cosa che mi è arrivata è che qualcuno di voi ha paura di non essere abbastanza preparato per quello che succede. Può essere una questione di studi, una questione di attestati, una questione di corsi di formazione. Ho come l'idea che manchi il pezzo di carta o che manchi un qualche cosa di ufficiale, però avete anche un 6 di spade, come se doveste staccarvi da quest'idea. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Allora, cavaliere di coppe e asso di coppe. Credo che qui qualcuno abbia paura di perdere un'occasione o di perdere un amore. Vi dico, potrebbe essere un figlio, Qui un cambio di direzione di un figlio. Perché appunto, vedendo queste carte, quello che ho sentito è proprio il fatto che magari manca una laurea, manca un pezzo di carta per affrontare un certo tipo di percorso, ma è come se quest'idea, il fatto che per essere in grado ci voglia il pezzo di carta, non è sempre reale, perché ci sono un sacco di artigiani bravissimi che magari non hanno mai studiato, ma che fanno dei lavori che sono delle opere d'arte e magari non hanno mai studiato nello specifico, ma hanno sempre solo fatto pratica, hanno l'esperienza dalla loro. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Un fante di pentacoli al contrario e un 8 di bastoni. Datemi una carta per il fante di pentacoli. Mm. Allora, ho come l'idea che qui qualcuno rifiuti proprio l'idea, cioè è un po' come se il vostro campo aurico si contraesse all'idea di iniziare tutto questo nuovo percorso, questo nuovo progetto senza le basi, perché ho come la sensazione che questo riconoscimento di cui ci parla il 6 di bastoni per voi siano le basi. È come se vi sentiste all'inizio di una carriera e quindi avete paura di fare il passo sbagliato o all'inizio di una relazione, potrebbe anche essere, però in realtà è solo una vostra attitudine di carenza. Qui avete un 5 di pentacoli, qui avete un 8 di spade. Vi ricordo che partite da una mentalità che vede tutto nero, quindi è anche normale avere un po' di paura sui passi che si fanno e non riuscire tanto a essere aperti, a osare, insomma.
Vi dico, potrebbe per qualcuno esserci la perdita di una proposta, la perdita di un'occasione, però in realtà è perché voi non la vedete un'occasione fruttuosa. Si è girato il mondo un'altra volta. Andiamo a vedere 6 di coppe. 7 di coppe, carro e 5 di coppe nuovamente. È come se foste lì a pensare, a ripensare come uscire da una situazione, come muovervi da qui in avanti per questo cambio e effettivamente potrebbe anche arrivare un'occasione, ma è come se non vi sentiste abbastanza preparati, se non vi sentiste in grado e quindi la lasciate andare. Poi dopo vi dite, ma forse poteva essere un'occasione interessante. Quindi, visto che adesso lo sapete perché avete visto la lettura, valutate attentamente perché molte sì, è vero, con i 7 di coppe sono illusioni, però molte, o perlomeno qualcuna, potrebbero essere effettivamente delle occasioni reali, meritevoli di essere valutate, insomma. E come occasioni posso anche intendere, se fosse per esempio, se vibrasse come una questione di tipo familiare o romantica, o affettiva, diciamo, così include tutto, non sottovalutate un'amicizia vicino a voi, perché potrebbe essere in realtà una persona con la quale instaurare una forte affinità, un sentimento genuino, ma io ho come la sensazione che non diate abbastanza valore alla persona che avete di fianco. Fatemi sapere se vi risuona nei commenti. Allora, andiamo a vedere. Conosco. La pazienza, wow. Eh sì, perché ci vuole un certo periodo perché le cose facciano il loro ciclo. Qui vi ricordo che avete all'inizio della lettura due carte di fine ciclo, due carte di cambiamento, anche di nuovi inizi in un certo senso. E poi qui abbiamo l'esistenza, carta numero 1, il mago. Quindi è un po' come se vi dicessero di portar pazienza e semplicemente di fluire in quello che è l'esistenza. Qui mi verrebbe anche da dirvi, invece di rifiutare tutto quello che vi arriva, valutatelo in modo diverso, non ci avete l'appeso, vero? No. Però valutate, cercate di valutare le cose anche da un altro punto di vista. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi, che sono degli oracoli per lavorare sull'amor proprio, non mi ricordo come si chiamano e non ho la scatola vicino. Va bene, andiamo a vedere. Scusate. Vi dirò che considerato che siamo a fine anno, ragazzi, potrebbe arrivare qualche premio produzione, qualche premio inaspettato, perché abbiamo mondo e ruota della fortuna, eh? Quindi potrebbe anche essere, sì, anche una tantum o proprio l'aumento di stipendio tanto desiderato. Va bene, andiamo a vedere. Serenità, carta numero 33, numero doppio. Sono calma, in pace e serena. E c'è una luna qui, esattamente come quella che la sacerdotessa ha disegnato qui ed esattamente come quelle che sono rappresentate qui. Ok, quindi è un po' come se vi dicessero di, mi viene da dire calmarvi sotto la luna. Magari scegliete la sera per fare la meditazione, se fate meditazione ovviamente. Scegliete un momento più calmo, più notturno. Mm? Va bene, amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, se avete piacere potete lasciare un commento, potete iscrivervi, condividere il video
o abbonarvi al canale. Ci stiamo comunque avvicinando al Natale, quindi io colgo l'occasione per farvi i miei migliori auguri. Vi auguro veramente che sia un Natale pieno di benedizioni. Io intanto vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!